ho pensato e ripensato tantissimo a quale bambola utilizzare come prima recensione per questo nuovo anno e niente, il mio pensiero ricadeva sempre e solo su di lei. Questa riproduzione per il 75esimo anniversario di Mattel della Barbie del 1959, la primissima Barbie che è stata realizzata, e oggi la vedremo in versione Silkstone e faremo anche un piccolo paragone con la precedente riproduzione. Quindi iniziamo subito con questo video. Ed eccoci qui, sono un po' emozionato per questo primo video di quest'anno, ma volevo partire a bomba e infatti eccoci qui con lei. Come vi ho detto nell'intro, siamo qui con la riproduzione della primissima Barbie in versione Silkstone, quindi da collezione, creata appunto per il 75esimo anniversario di Mattel. La sua scatola, come vedete, è molto simile a tutte le scatole delle Barbie Silkstone. Infatti non la vediamo all'interno, è proprio una scatola completamente chiusa, dove vediamo però che ci sono questi bordi completamente fucsia come se fosse una cornice, l'immagine della nostra bambola completamente in bianco e nero stampata sulla parte frontale. In quest'angolo troviamo il logo del 75esimo anniversario di Mattel, al centro troviamo invece il logo di Barbie tutto in fucsia e se lo guardiamo contro luce vediamo che è anche uno dei pochi dettagli lucidi che ci sono su questa scatola, perché è completamente opaca, a parte appunto il nome Barbie e il bollino di Mattel. Nella parte in basso invece leggiamo Genuine Silkstone Body, Barbie Signature, Mattel 75esimo anniversario. Sui lati della scatola non c'è assolutamente nulla, sono semplicemente fucsia, anche se da questa parte le hanno appiccicato questo bollino con un sacco di informazioni che a noi come sempre non interessano. Sul fondo nella parte superiore invece ritroviamo il logo Barbie Mattel 75esimo anniversario e invece sul retro, che comunque rimane molto semplice, troviamo alcune informazioni. Qui in alto c'è di nuovo ovviamente il logo Mattel 75esimo anniversario, il logo Barbie. Qui al centro invece ci dicono che Barbie celebra il 75esimo anniversario di Mattel con la classica bambola in costume da bagno in bianco e nero, quella del 1959, riprodotta per la primissima volta con un corpo Silkstone. Ispirata alla bambola che ha fatto partire il tutto, indossa un pezzo senza spalline, con un taglio vintage, la sua diciamo iconica coda di cavallo e lo sculpt del viso originale, con un rossetto cremisi sulle labbra e un elegante eyeliner nero sugli occhi. Gli iconici accessori includono gli occhiali a forma di gatto, di occhi di gatto, i sandali neri, uno stand e l'etichetta sul polso. Più in basso leggiamo anche che non ce ne sono più di 20.000 nel mondo. Non ho mai capito questa cosa di Mattel, perché non dirci il numero esatto ma dirci semplicemente non più di, comunque al massimo sono 20.000. E poi qui sotto le solite informazioni che a noi non interessano assolutamente un tubo. La scatola si apre semplicemente così, rimuovendo il coperchio. E questo è come si presenta la bambola appena aperta la scatola. C'è tutto lo sfondo fucsia, lei è legata al cartoncino e al pezzo di plastica sul retro tramite dei nastrini di raso e non con i soliti cazzini di plastica. E ragazzi è meravigliosa. Proprio dietro le sue gambe possiamo già vedere lo stand e invece qui sul lato hanno attaccato all'interno di questo sacchettino i suoi occhiali. Andando ad estrarla anche dal retro del box, qui dietro troviamo finalmente il certificato di autenticità all'interno di questa bustina e questa volta ragazzi la carta è decisamente molto più bella a confronto alla classica carta dei certificati tipo delle Barbie Holiday. E troviamo scritto di nuovo ovviamente Mattel 75esimo anniversario, ci certificano che è una Barbie creata appunto con la collaborazione dei designer e artisti Mattel e qui sotto scopriamo che è una Gold Label. Quindi, se non erro, una delle linee da collezione più alte di Mattel. Ora però vado subito a deboxarla perché non resisto più e voglio assolutamente vederla libera da questo box. Ed eccola qua fuori dal box nella sua iconica semplicità, perché ragazzi non possiamo negare che questa bambola sia davvero semplicissima. Però guardate che eleganza, guardate che meraviglia. Oggi vorrei partire come prima cosa mostrandovi il suo stand che come vedete la tiene in piedi ma senza avere alcuna asta, perché è uno stand che è meraviglioso e lo metterei a tutte le bambole. È semplicemente un disco di plastica nera con cui ovviamente è stampato il logo Barbie e con questi due pezzettini di metallo che fuoriescono in due punti ben precisi, perché se guardiamo sotto ai piedi della nostra Barbie vediamo che ci sono appunto due buchi in cui vanno infilati questi perni che fanno in modo che la bambola rimanga in piedi senza però avere alcuna asta, alcuno stand visibile e senza niente che le cinge la vita appunto per tenerla in piedi. Questa cosa mi piace da
morire. Ma iniziamo a guardare questo suo meraviglioso viso da stronza, perché sì, è un viso assolutamente da stronza. In questo caso è davvero molto fedele all'originale. Vi lascio qui un'immagine della primissima Barbie uscita ed è la prima volta che Mattel realizza una riproduzione con un viso così fedele appunto all'originale. Per prima cosa il mold, come vedete, è molto particolare perché ha la parte centrale, proprio l'attaccatura del naso in mezzo agli occhi, molto infossata, ma gli occhi, come vedete, sono in 3D. Infatti anche le palpebre sono praticamente sporgenti, dovrebbero ovviamente rappresentare le ciglia e di profilo fanno quasi forse un pochino di senso, però le danno quest'aria veramente super altezzosa, meravigliosa. Ma tornando a noi, i suoi occhi sono appunto, oltre che essere in 3D, sono azzurri quasi bianchi, hanno un colore davvero chiarissimo e guardano estremamente di lato, perché guardano completamente verso la sua destra. Sugli occhi indossa una spessa linea di eyeliner nero e un leggerissimo ombretto blu, molto leggero, come se fosse una semplice linea blu. Le sue sopracciglia hanno questa forma molto anni 50-60, si usavano proprio così in quel periodo, più spesse nella parte interna, a punta nella parte centrale e sottilissime nella coda. Sulle labbra indossa questo rossetto rosso fuoco, molto lucido e molto bello, anche se ho appena notato che nella mia è leggermente storto, non è perfettamente speculare, ma fa niente. Troviamo anche del blush sulle guance e in più, come potete notare, hanno anche colorato i due puntini delle narici per dare appunto questo effetto di profondità e di probabilmente realismo al suo viso. Io questo viso lo amo alla follia. Allontanandoci un pochino, iniziando a guardare i suoi capelli, la prima cosa che notiamo è questa frangetta composta completamente da questi riccioli biondissimi, sono davvero super ricci, e invece tutto il resto dei suoi capelli sono lisci, raccolti in una coda qui alta, la classica coda iconica di Barbie, dove hanno anche per fortuna coperto l'elastico con una ciocca di capelli, le arrivano fino alle spalle e la parte finale è arricciata in questo modo, che però è stata anche chiusa qui purtroppo con un pezzettino di plastica. Non so se glielo lascerò o se lo toglierò, ma Mattel ha deciso di bloccarla così, anche se la coda di Barbie non dovrebbe essere girata in questo modo, ma dovrebbe essere esattamente così, proprio come nel logo. I capelli non sono tantissimi, se andiamo ad allargare un pochino la parte qui vediamo che non sono rutati, sono stati rutati solamente lungo il bordo, proprio come veniva fatto una volta nelle prime Barbie. Anche nell'altra riproduzione sono stati ruotati nello stesso identico modo, anche per avere una coda con una quantità di capelli decisamente più realistica. Se questa cosa succedesse nelle bambole moderne mi darebbe davvero un sacco fastidio, in questa bambola invece la trovo una cosa perfetta, proprio perché l'originale era fatta così. Scendendo un pochino iniziamo a vedere i suoi accessori e quello che indossa, e vediamo che indossa questi orecchini a cerchio completamente dorati di vero metallo. Hanno una parte che ovviamente è inserita all'interno dell'orecchio e poi questo pendente a forma di cerchio, sempre ovviamente metallizzato. Quello che indossa non è alla fine niente di speciale, ma è il suo classico e iconico costume da bagno a righe bianche e nere, realizzato con un tessuto davvero molto bello, nella parte qui sopra senza spalline, senza nulla, proprio come l'originale, e in più in questo caso, se vedete, si può anche rimuovere semplicemente così, a differenza delle altre riproduzioni dove Mattel metteva sul seno dei pezzi di biadesivo per non far scivolare il costume. In questo caso, forse per non rovinare il corpo Silkstone, hanno deciso di non utilizzare neanche lo scotch e la cosa mi rende davvero molto contento. Come vi dicevo, comunque il tessuto è davvero molto bello, veramente morbidissimo, lo potete vedere anche da così, si muove veramente molto morbido, sembra quasi fatto di lana. Sul retro ha questa apertura davvero molto ampia che lascia scoperta tantissimo la schiena e poi qui si allarga ovviamente seguendo le forme delle sue anche e diventa semplicemente una mutanda, un classico costume intero. Sulle mani possiamo vedere subito che indossa uno smalto rosso e in più sul suo polso sinistro vediamo che c'è attaccata questa etichetta tutta argentata con scritto in fucsia Genuine Barbie by Mattel. Riscendendo sui suoi piedi, questa volta non guardiamo lo stand ma guardiamo effettivamente cosa indossa, perché ha le classiche scarpine, i classici sabot neri con il tacco sottilissimo che aveva appunto la prima Barbie. Non hanno niente di speciale, sono davvero super semplici, ma se notate è stato aggiunto lo smalto anche sulle unghie dei piedi, ovviamente lo stesso smalto rosso che abbiamo visto anche sulle sue mani. Le articolazioni di questa bambola sono ovviamente le classiche,
può girare la testa a destra e sinistra, può spostare le braccia avanti e indietro, e la stessa cosa vale per le gambe, che può muovere solamente avanti e indietro. La cosa bellissima però di questa bambola è proprio la plastica con cui è stata realizzata, o comunque il materiale, che non sono sicuro sia plastica, che è pesantissimo. Infatti questa bambola è davvero super pesante confronto alle Barbie classiche, e anche al tatto sembra quasi una via di mezzo tra una plastica e della porcellana. Dà una sensazione sotto le dita davvero stupenda. Anche il viso, che pensavo fosse realizzato di semplice vinile come tutte le altre bambole, è invece decisamente molto più duro, molto più rigido confronto a tutte le altre, e questa scelta mi piace da morire. Ma andando a prendere anche l'altra riproduzione, quella diciamo in plastica normale che ho io, vediamo subito alcune differenze. La prima è sicuramente lo stand, che in questa qui nuova è leggermente più basso, non so se si riesce a notare, ma è leggermente più basso confronto all'altro, e come vi dicevo prima non ha la parte sul retro, non ha l'asta. Invece in questo caso la vecchia riproduzione ha l'asta trasparente che la sorregge e che poi si aggancia qui proprio dietro la sua schiena. Guardate la differenza di quanto è più bello vedere una bambola che sta in piedi senza il gancio confronto a quella con il gancio. Ma la differenza più evidente sta sicuramente nel viso. Il mold sembrerebbe essere lo stesso, anche se nel caso della vecchia riproduzione vediamo che sembra avere la testa leggermente più larga, ma forse ha solamente più capelli rutati. Ma l'espressione, come vedete, è completamente diversa. In questa qui nuova è molto più stronza, sembra quasi più cattiva, invece nella vecchia riproduzione era stata leggermente addolcita, il colore degli occhi da quasi bianco era diventato azzurro, anche il trucco da una semplice linea blu è diventato un super ombretto azzurrissimo, le sopracciglia hanno cambiato completamente forma, modernizzandosi decisamente tantissimo, e anche il colore del rossetto è leggermente più chiaro nella vecchia riproduzione, che presenta anche un bel po' di blush in più. I capelli sono praticamente gli stessi sia nella nuova che in quella vecchia, dove però forse nella vecchia riproduzione, come vi dicevo, ne hanno rutati leggermente di più. Il costume è davvero identico, cambia leggermente il colore, ma forse perché questa è già da qualche anno che è fuori dalla scatola, e come sapete i tessuti bianchi purtroppo tendono con il tempo ad ingiallire leggermente, ma per il resto il costume è esattamente lo stesso, non ci sono proprio differenze. Entrambe hanno lo smalto rosso sulle dita delle mani e anche sui piedi, ed entrambe hanno anche l'etichetta con scritto Genuine Barbie by Mattel. Anche le scarpe, la forma dei piedi e lo smalto sulle unghie sono esattamente identici. Quello che forse si riesce un pochino a notare è che quella nuova ha un colore di pelle leggermente più rosa confronto a quella vecchia che era leggermente più gialla, e forse così con il riflesso della luce potete notare quanto la vecchia riproduzione fosse più lucida confronto a questa qui nuova, che ha proprio questo finish opaco molto più similpelle. Davvero meraviglioso. Io farei tutte le bambole Silkstone se non fossero così delicate. Ma visto che prima vi ho detto che la Silkstone è decisamente molto più pesante, adesso voglio fare una prova con voi. Ho preso la mia bilancia proprio per andare a pesarle. Quindi andiamo subito ad accenderla e ad appoggiare sopra la vecchia riproduzione, che mi dice di pesare esattamente 154 grammi già con lo stand. Togliamo la vecchia riproduzione e andiamo ad appoggiare sopra la nuova Silkstone, che pesa quasi il doppio, perché pesa 238 grammi anche lei con lo stand. Quindi, come vi dicevo, le Silkstone pesano davvero molto di più, e anche in mano sembrano delle cose davvero più di qualità. Ma ora, prima di concludere il video, voglio mostrarvi che con lei arriva anche questo paio di occhiali con tutta la montatura bianca, le lenti come vedete trasparenti azzurre, e le astine che si aprono e si chiudono proprio come degli occhiali veri, anche quelle completamente bianche, e adesso andiamo a vedere come le stanno addosso. Sono praticamente perfetti ovviamente per il suo viso, anche se la preferisco sicuramente senza, quindi non glieli farò tenere addosso, ma le stanno comunque, come vedete, molto bene, anche se le astine sono leggermente troppo lunghe. E quindi questa era la riproduzione della primissima Barbie del 1959 in edizione Silkstone per il 75esimo anniversario di Mattel della linea Gold Label. Quindi una super da collezione. Non potete immaginare quanto io sia contento di averla ricevuta per Natale. Probabilmente prima o poi l'avrei acquistata perché la trovo davvero bellissima ed era un po' di tempo che la stavo osservando, la stavo tenendo d'occhio, e non posso dire altro che wow, wow, wow e ancora wow. È una bambola semplice, è vero, non ha tanti accessori, è vero, ha solamente un costumino, è vero, ma ragazzi è quasi praticamente identica alla primissima Barbie, e già questo mi fa dire triplo wow. In più, realizzata con questo corpo, realizzata così bene, realizzata con questo stand, un altro wow se lo merita tutto.
quindi quadruplo wow per questa bambola. La potete trovare ancora su Amazon, vi lascio qui sotto in descrizione il link se volete acquistarla. Ovviamente non sto neanche qui a dirvi che ve la consiglio tantissimo, ma adesso fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se a voi piace oppure no. Anzi, fatemi sapere tra lei e l'altra riproduzione che vi ho appena mostrato quale preferite, se questa qui più nuova e più fedele o l'altra leggermente rivisitata. Io ragazzi assolutamente questa qui, anche se le trovo stupende entrambe. Detto questo, spero che questa prima recensione dell'anno vi sia piaciuta e magari che vi sia tornata utile. Fatemelo sapere lasciando qui sotto un like, iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va seguendomi anche su tutti i social con lo stesso nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.